Rientrato in Italia, Visconti ha il suo primo combattimento sul Bf-109 G10 il 14 marzo, quando con altri 16 Messerschmitt intercetta sul lago di Garda una formazione di B-25 Mitchell del 321esimo Bomber Group, che rientra dopo il bombardamento del ponte ferroviario di Vipiteno. I P-47 Thunderbolt di scorta del 350esimo Fighter Group attaccano a loro volta i Messerschmitt italiani. Nel corso del combattimento, Visconti attacca frontalmente il Thunderbolt del First Lieutenant Charles C. Eddy, rivendicandone l'abbattimento, ma lo stesso comandante del primo gruppo è colpito e ferito al volto dalle schegge del proprio parabrezza e costretto a lanciarsi atterrando nei pressi di costa. Il 15 marzo l'ANR attribuisce a Visconti la vittoria e la segreteria inoltra la pratica per richiedere il premio del Duce, le 5.000 lire che spettano all'abbattitore di un monomotore. In realtà il P-47 dell'americano Eddy rientra alla base di Pisa con il velivolo danneggiato ed è di nuovo operativo il 2 aprile successivo in un'altra missione. Il Messerschmitt Bf-109 di Visconti cade nei pressi di Tignale, in provincia di Brescia. I resti del velivolo saranno ritrovati e identificati nel 2019. Nel National Air and Space Museum di Washington, negli Stati Uniti, è stata sistemata su segnalazione dell'ufficio storico della United States Air Force una foto di Visconti come asso dell'aeronautica italiana. Presso il Museo Storico Aeronautico, Scientifico e Tecnologico Forze Armate a Fiume Veneto è presente un monumento dedicato ad Adriano Visconti di Lampugnano e agli uomini che servirono sotto il suo comando nella ANR. All'interno del Museo Storico Aeronautico del FVG è conservata la divisa originale del maggiore Adriano Visconti. Una fotografia di Visconti, definito asso della caccia italiana, è inoltre sistemata nel museo di Ellis Island a New York, negli Stati Uniti. Visconti compare come personaggio insieme ad altri celebri aviatori italiani quali Francesco Baracca e Arturo Ferrarin nel film d'animazione giapponese Porco Rosso del 1992, opera di Hayao Miyazaki. Alla fine degli anni 50, su una pubblicazione settimanale inerente alla Seconda Guerra Mondiale e stampata a Roma, viene scritto da un anonimo autore che il maggiore Adriano Visconti aveva conseguito 26 abbattimenti. Sebbene questa pubblicazione non riportasse alcun riferimento documentale a sostegno di questa notizia, più agiografica che altro, successivamente, in modo acritico, questa viene pedissequamente ripresa per anni anche da scrittori stranieri. In realtà le vittorie accreditate sono 10, di cui 6 nella Regia Aeronautica dal 1940 al 1943. Il numero è riportato da Visconti stesso nel suo libretto di volo, rinvenuto da Giovanni Massimello e Giuseppe Pesce, autori del volume Adriano Visconti, Asso di guerra. Ad Adriano Visconti sono state concesse in totale 4 medaglie d'argento e 2 medaglie di bronzo al valor militare. E questa è la motivazione dell'ultima medaglia d'argento ricevuta durante il suo servizio nella Regia Aeronautica. Valoroso comandante di squadriglia, già distintosi in precedenti periodi operativi, partecipava nel breve volgere di tempo durante l'attuale ciclo a 4 violenti combattimenti nello svolgersi dei quali confermava le sue doti di abile e valoroso combattente e durante i quali abbatteva sicuramente un velivolo, uno probabile e ne danneggiava altri 6. Il 29 aprile, mentre coi propri gregari faceva parte di una nostra esigua formazione attaccante oltre 60 velivoli nemici da caccia di protezione a bombardieri che tentavano un'azione contro naviglio nazionale,
con indomito spirito aggressivo si lanciava sugli avversari e con il fuoco delle proprie armi ne sconvolgeva la formazione, collaborando all'abbattimento di numerosi velivoli nemici e alla realizzazione di una fulgida vittoria dell'ala italiana che veniva citata all'ordine del giorno. Cielo della Tunisia, 29 aprile 1943. Durante il servizio nella ANR, Visconti inoltre riceverà altre 2 medaglie d'argento che ovviamente nel dopoguerra non saranno riconosciute. Il 29 aprile 1945 a Gallarate Adriano Visconti firma la resa del suo reparto, il primo gruppo caccia, controfirmata da rappresentanti della Regia Aeronautica, del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, del Comitato di Liberazione Nazionale e da 4 capi partigiani. L'accordo garantisce la libertà ai sottufficiali e agli avieri del gruppo e l'incolumità personale di tutti gli ufficiali, nonché l'impegno di consegnare questi ultimi alle autorità militari italiane o alleate come prigionieri di guerra. I 60 ufficiali e le 2 ausiliarie del primo gruppo caccia vengono quindi condotti a Milano, nella caserma del 3° Reggimento Savoia Cavalleria, già sede dell'Intendenza della Guardia Nazionale Repubblicana e allora occupata dalle brigate garibaldine Redi e Rocco sotto il comando del partigiano Iso, cioè Aldo Aniasi. Non appena i prigionieri sono sistemati in un primo stanzone e solo dopo aver convinto tutti gli ufficiali a lasciare per terra le loro armi di ordinanza, un partigiano ordina a Visconti di seguirlo. Il sottotenente Valerio Stefanini, aiutante maggiore di Visconti, ritiene il suo dovere accompagnare in questa occasione il suo comandante, ritenendo che il medesimo si stesse avviando ad un interrogatorio. Intorno alle 14, però, mentre gli ufficiali del primo gruppo caccia vengono condotti in un altro stanzone dove erano state approntate delle brande, sono udite 2 raffiche improvvise provenienti dal cortile. Secondo l'attaché della Luftwaffe al Ministero dell'Aeronautica Repubblicana, colonnello von Isenburg, allora presente, i 2, Visconti e Stefanini, sono stati colpiti alle spalle da raffiche di mitra esplose da un russo. Visconti è poi finito con 2 colpi di pistola alla nuca. Ai restanti prigionieri viene successivamente comunicata la notizia dell'avvenuta esecuzione e gli stessi sono salvati da ulteriori assassini all'ultimo momento, solo all'arrivo di truppe inglesi, di ufficiali del Regio Esercito e dei carabinieri che riescono a farli spostare dalla Montebello. Le vere cause dell'assassinio di Adriano Visconti e di Valerio Stefanini, eseguito in spregio alle clausole di resa del 29 aprile 1945, ad oggi rimangono sconosciute. Nella nota 394 del libro di Sergio Laiolo e Pasqualino Schifano, Volando all'ala di Visconti, si legge: quanto restava della cassa del primo gruppo caccia era contenuto in una valigetta che Visconti sembra abbia avuto con sé quando venne ucciso. Se così fosse, chissà quanti e quali oggetti di valore e o documenti importanti conteneva la valigetta che il maggiore Adriano Visconti portava con sé. Visconti sarà poi sepolto nel cimitero di Musocco a Milano, nel campo 10, insieme a centinaia di aderenti alla Repubblica Sociale Italiana caduti in quei giorni, molti dei quali rimarranno anonimi.